Oggi vi presento un video, come molti video che sono stati presentati su questo canale, sull'esperienza del colore. E quindi prendiamo 4 colori, che sono il nero di Marte, il rosso carminio, il blu cobalto e il rosso di cadmio, e vediamo come riescono ad interagire fra di loro. Sono così diverse le mescole fra blu cobalto e rossi e fra nero di Marte e rossi, lo scopriamo attraverso questo video e scopriamo sempre cose bellissime e straordinarie quando noi ci mettiamo a contatto con il colore e cerchiamo di tirar fuori dal colore tutto quello che lui può darci, o a meglio, tutto quello che noi sappiamo trovare se sappiamo andare a cercare. Quindi io vi ringrazio di essere qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale e buona visione. Qui abbiamo un nero di Marte, abbiamo un rosso carminio, abbiamo un blu cobalto e abbiamo un rosso di cadmio scuro. Adesso volevo andare a vedere come si comportano questi colori se noi li meschiamo tra di loro e vediamo che tipo di marrone o che tipo di violetto noi possiamo ottenere. Cominciamo con il nero di Marte, che noi mettiamo qui in questo punto, e andiamo a vedere di unirlo con il rosso di cadmio e vediamo cosa esce fuori. Ecco qua. Vedete questa tonalità di rosso molto scuro. Un rosso intenso. Se io lo vado ad ancora a mettere, a unire ancora al rosso e unire il nero, avrò una tonalità sempre intensa, perché il rosso di Marte ha, insieme al rosso di cadmio, una temperatura molto alta e una capacità di coloritura molto alta. Vedete? Quindi per ottenere qualcosa di più chiaro devo necessariamente abbassare tutti e due i toni e alzare un poco quello del rosso. E ottengo questo colore un poco violaceo, perché all'interno del nero abbiamo visto c'è sempre un poco di blu, e vediamo se otteniamo la stessa cosa con il rosso carminio. Prendiamo di nuovo il nero di Marte e vediamo un poco con il rosso carminio cosa andiamo a ottenere. Semmai sia possibile, con il rosso carminio andiamo a ottenere una tonalità ancora più intensa di quella ottenuta con il rosso di cadmio. Però qua la tonalità sembra un pochino volgersi verso delle tonalità più, diciamo, marroni, possiamo usare questo termine, meno violacee. Andiamo invece a vedere cosa otteniamo unendo il blu di cobalto a questi due rossi. Attenzione, vediamo che tipo di reazione io ho se lo unisco al rosso di cadmio. La tinta volge più che verso un viola, verso una specie di marrone. E vedete che le due tinte sono in qualche modo, questa con questa e con questa, abbastanza equivalenti da un punto di vista della tonalità e della struttura. Ovviamente il blu cobalto è molto particolare come colore, è molto coprente. Adesso io asciugo un attimo il pennello e vediamo cosa riesco a ottenere con il pennello un pochino più asciutto con l'intensificazione del rosso di cadmio. Vedete, la tonalità che io ottengo non è molto diversa da quella che ho ottenuto unendo il nero al rosso di cadmio e il nero al carminio. Invece andiamo a vedere cosa succede se io unisco il blu di cobalto al carminio. Vedete che bel blu, che intensità, bellissima intensità che ha questo colore.
Adesso vado a prendere un poco ed ecco, lo unisco al blu di cobalto. Eccolo qui. Questo colore ha già una tonalità più violetta. Ma queste tonalità che abbiamo trovato, sia questa, che questa, che questa, che questa, non possono essere esaltate e non possono essere comprese se non con due colori, se non mischiate a due colori che possono farmi capire quali sono le loro diversità, che sono il giallo, per esempio di cadmio, e il bianco, per esempio di titanio. E andiamo a vedere se queste 4 tonalità risultano sempre così simili oppure variano e in che modo variano queste tonalità. Cominciamo dalla prima mescola e aggiungiamo un poco di bianco a questa mescola e vediamo che tipo di colore andiamo ad ottenere. Poi successivamente mischiamo un po' di bianco invece a questo secondo colore e vediamo quello che andiamo ad ottenere. Vedete, questo colore, e cioè la mescola, rimane molto più complessa che non quella della mescola con il rosso di cadmio. Io vado a coprire, ho bisogno di colore perché la mescola che io ho ottenuto non è altrettanto densa e coprente come può essere quella ottenuta tra il rosso di cadmio e il nero di Marte. Però ovviamente è molto più opaca. Quindi ho una realizzazione, io realizzo in questo momento che questo colore, pur essendo quasi simile a questo, ha la possibilità di essere più brillante nei toni. Adesso andiamo a vedere cosa succede invece con questo colore, mischiandolo con il bianco. E qui ricordo appunto il blu di cobalto mischiato con il rosso di cadmio. Ecco qui un altro poco di blu e vediamo che abbiamo un'intensità più violetta, ma sempre una opacità che contraddistingue questa tinta. Vedete, rispetto a questa. Ovviamente molto più violetta, naturalmente perché la componente di blu è più alta. Adesso andiamo a vedere cosa invece succede quando io intervengo sul blu di cobalto che è stato mischiato con il rosso carminio. Vedete, anche qui ho la stessa risultanza di questo, cioè la minor copertura del bianco di titanio nei confronti del blu cobalto e del rosso carminio. Quindi per raggiungere un'intensità di chiarore pari a questa, ovvero sia di spessore di colore pari a questa, devo intervenire con più bianco e otterrò anche qui una tinta di questo tipo che sicuramente è più brillante di questa. Però vedete come tutte e 4 le tonalità siano abbastanza simili nei toni. Quindi quando noi parliamo di colore e parliamo di intervento del colore e di teoria del colore, dobbiamo invece fare i conti con il pigmento che adoperiamo e soprattutto con la capacità che hanno questi pigmenti di mischiarsi fra di loro e insieme
ai colori che hanno vicino determinare una più o meno tinta desiderata, che alle volte può anche stridere col concetto teorico del colore, ma deve fare i conti con la pienezza e la capacità della proprietà del pigmento che noi andiamo a usare. Adesso andiamo a fare la prova con i gialli. Cominciamo con il giallo di cadmio unito al nero di Marte e al rosso di cadmio. Ecco qui abbiamo questo colore molto molto caldo, questo giallo arancione molto molto intenso. Naturalmente il giallo di cadmio non si comporta come il bianco di titanio, ma porta con sé una brillantezza maggiore. Adesso andiamo a vedere il colore giallo di cadmio come si comporta se noi lo mischiamo con una mescola fra nero di Marte e rosso carminio. Guardate come questi colori, questo colore che è giallo di cadmio, ha un potere colorante bassissimo nei confronti del rosso carminio. Tanto lo ha alto con il rosso di cadmio, tanto lo ha basso con il rosso carminio. Infatti io devo metterne molto per avere una buona incidenza, vedete, sulla tinta. E ottengo naturalmente un giallo molto più caldo, un arancione molto più caldo. Ne metto ancora. Devo metterne moltissimo per riuscire ad avere una tonalità che possa in qualche modo rappresentare una variazione significativa del fondo e quindi una compenetrazione fra i due toni. Vedete come il tono del rosso risulta anche abbastanza simile negli altri colori, mentre il giallo di cadmio ha una variazione e una diversificazione molto alta. Adesso andiamo a vedere cosa succede invece se io mischio il giallo di cadmio ad una mescola fra blu cobalto e rosso di cadmio. Innanzitutto prima rifare una mescola, perché questa qua è troppo poca rispetto a quella che ci competerebbe, e quindi andiamo un attimo a riproporla in questo modo qui. E quindi ho bisogno di un pochino più di copertura del colore. Ecco qua. E quindi ritorniamo ad avere un rosso che è mischiato con il blu di cobalto. E vediamo che tipo di risultanza ha sempre questo colore mischiato con il giallo di cadmio. Anche qui notiamo come il colore sia sempre caldo, però rispetto al nero di Marte mischiato con il rosso di cadmio, qui abbiamo un'incidenza bassa, una capacità di coloritura molto bassa, determinata proprio dal cobalto. E abbiamo una determinanza di colore sempre calda, ma che ovviamente si avvicina di più al primo tono, perché è il rosso di cadmio, che è lo stesso colore che ho usato per questa mescola. Quindi noi possiamo dire che questi colori, questo colore, questa mescola fra rosso di cadmio, blu cobalto e giallo di cadmio, non sia così diversa da quella fra nero di Marte e rosso di cadmio, se non altro per la consistenza della pennellata. Qua è molto più fluida, quindi la capacità di coloritura è molto minore, invece qui è molto maggiore. Infatti io devo intervenire molto per riuscire ad avere una rispondenza più alta.
una maggiore brillantezza. Addirittura io dovrei metterne moltissimo per riuscire ad avere. Vedete che però la capacità di coloritura del giallo rimane sempre molto molto bassa rispetto proprio al blu cobalto. Invece adesso andiamo a vedere cosa succede mischiando il giallo di cadmio con il rosso carminio e il blu cobalto. Prendiamo questo giallo e lo mischiamo a questo. Anche qui c'è sempre ancora di più, è manifesta la bassa capacità di coloritura, perché se qui abbiamo avuto il blu di cobalto e il rosso di cadmio che insieme hanno rallentato questa sua capacità del giallo di cadmio di coloritura, qua la mescola fra rosso carminio e blu di cobalto ha ulteriormente abbassato la soglia. Quindi io, per avere una capacità grande di coloritura di questi colori di tono, devo aggiungere più colore. Però alla fine ottengo sempre un tono che è molto simile a quello di questa coloritura che io ho qui, in questo punto. Quindi io posso dire che la mescola fra nero di Marte e rosso di cadmio non è che sia la stessa cosa della mescola fra blu di cobalto e rosso di cadmio, però nelle risultanze dei toni trovo molte similitudini, quasi come se il nero e il blu si annullino proprio all'interno del nero di cadmio e tutte e due fungano da stessa pigmentazione, da stesso modus di sviluppare il tono e il colore. La diversità sta solo nella morbidezza della pennellata, che qua è più dura e qui è più morbida. E la stessa cosa succede con questi due campioni. Con queste variazioni di colore, questi miei studi particolari che io condivido con voi e che invito a fare per riuscire veramente a testare i colori che abbiamo noi a disposizione e vedere come possano mischiarsi fra di loro e che tipo di resa possono avere. L'unica cosa che io non posso dimostrare in questo video e attraverso proprio il video è la morbidezza o la durezza della pennellata. Quella la dovete sperimentare voi. Spero che questo video, questo piccolo esperimento, questa piccola esperienza vi sia piaciuta e sia di stimolo per provare anche voi questo tipo di mescole e farmi sapere cosa ne pensate nella descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro una buona settimana a tutti e a tutte. Arrivederci, a presto.